ritrovo alle 8:50 alla fermata dei bus per la visita guidata alle Cotswolds in giornata. Inseguivo da tempo l'idea di visitare le Cotswolds, ma essendo una zona collinare la cui attrazione principale sono graziosi villaggi in pietra, farlo da sola mi sembrava impossibile. Grazie ad internet trovo invece una visita guidata in pulmino. Siamo 11 persone, la maggior parte americane, e l'autista che fa la guida è molto bravo perché nel viaggio ci racconta un po' di tutto. Da cosa sono le Cotswolds e dove deriva il loro nome, a cosa piantano nei campi, a quali celebrità hanno casa qui, fino ad aneddoti su Tolkien e Bridget Jones. Apparently his brother Hilary, the farmer, had a dog called Bilbo. They filmed the opening sequence to Bridget Jones's Diary right here in this village. Yeah. Iniziamo con Snow Hill, un paesino piccolo, meno di 200 anime, in cui da vedere ci sarebbero una manor house, che noi non visitiamo, e una chiesetta, ma soprattutto dove hanno girato le scene iniziali di Il diario di Bridget Jones. La guida ci spiega anche qual è esattamente la casa della mamma di Bridget, ma io capisco male, quindi non posso mostrarvela. Ci fermiamo troppo poco per visitare la manor house, ma entriamo nella chiesetta perché la guida conosce la signora che la gestisce e quindi può raccontarci qualche curiosità e aneddoto, che ovviamente non ricordo. Per strada incrociamo la Broadway Tower, che sembra una torre medievale e invece è di fine Ottocento. Secondo paese che visitiamo, Chipping Campden. Qui ci fermiamo più a lungo perché ci sono più cose da vedere. La strada principale infatti ha edifici datati tra il XIV e il XVII secolo. Notevole è la struttura del mercato costruita nel 1627 ed in uso tuttora. Assolutamente da vedere i cottage con il tetto di paglia, che sembrano casette delle fate. Altra attrazione è il The Old Silk Mill, un antico mulino che nei primi del Novecento divenne sede dell'Arts and Crafts Movement, un'associazione in difesa dell'arte e artigianato. Tuttora al suo interno ci sono un laboratorio dell'argento e una galleria d'arte. Breve sosta alla Dover's Hill per ammirare panorama e pecore mentre la guida ci racconta dei giochi olimpici delle Cotswolds che si tengono annualmente qui e tra i quali, oltre al tiro alla fune e la corsa nei sacchi, troviamo anche la gara del calcio sugli stinchi. Pausa pranzo a Stow on the Wold, dove la prima cosa che devo assolutamente fare è vedere la porta di St. Edward's Church, che dicono sia stata di ispirazione a Tolkien per le porte di Durin a Moria. Dite amici ed entrate. Pausa pranzo al Queen's Head Inn, un pub con fish and chips e sidro. Un occhio al mercato e si riparte. Breve sosta a Bybury, che pare sia il più bel villaggio dell'Inghilterra.
Guarda che belle le anatre e che maestosi i cigni, vi piacciono? Allora mettete il like al video e condividetelo e iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto. Comunque l'attrazione principale qui non sono i cigni ma la Arlington Row, una via di casette costruite nel XIV secolo come ovili, divenute più tardi case per i tessitori della zona. Ultimo paese che visitiamo è Bourton-on-the-Water, detto la Venezia delle Cotswolds per via dei ponti che attraversano il canale. Da veneziana non noto tanto la somiglianza, ma il posto è rilassante ed è piacevole passarci una mezz'ora prima di riprendere il pulmino e tornare alla base di partenza, che è Stratford-upon-Avon, ed è anche il soggetto del prossimo video. Come sempre, grazie di essere arrivati fino alla fine. Vi saluto, ciao e a presto!